Salve, sono il professor Bugli. Oggi sono qui a parlarvi di una grande novità nel campo dell'integrazione. Per molti anni si è cercato soltanto di capire quali fossero le carenze nutrizionali in ogni soggetto e quindi studiare eventualmente la molecola giusta per rispondere a tutte le problematiche che avevamo di fronte. Oggi invece ci stiamo preoccupando di come possa cambiare anche il trasporto di queste molecole all'interno del nostro corpo. Noi, se vedete tra l'altro negli studi che hanno fatto in America e negli studi che abbiamo fatto anche noi in Italia, vedrete come con queste nuove molecole che noi utilizzeremo il cambiamento radicale che avviene all'interno del nostro sangue e del nostro plasma. Noi vedremo che i globuli rossi nella prima fase, che noi preleviamo a un soggetto normale, in condizioni normali anche di salute normale, ha la caratteristica di essere un sangue con tutti i globuli rossi impilati tra di loro, vicini alla coagulazione, per cui un processo del tutto normale. Dopo l'assunzione di questo prodotto, e dopo pochi minuti tra l'altro dall'assunzione di questo prodotto, noi rifacciamo il prelievo e andiamo al microscopio di nuovo e vediamo una situazione assolutamente sbalorditiva. Vediamo che questi globuli rossi diventano tanti palloncini rivolti verso l'alto, liberi, distaccati l'uno dall'altro, che addirittura acquistano velocità che poi tra l'altro noi vediamo anche a distanza di 40 minuti quando ripetiamo il controllo sul vetrino. Tutto questo che cosa sta a significare? Sta a significare che questo principio ricco di 11 minerali attivati elettroliticamente porta i globuli rossi a trasformarsi sia nel loro interno con una maggiore osmolarità e quindi ritrovare la loro forma sferica e dando una carica di repulsione tra il globulo rosso e l'altro, anche di spingersi tra di loro lontani per poter viaggiare anche più velocemente. Tradotto tutto questo significa poter trasportare nel nostro sangue con maggior facilità e maggior velocità tutta una serie di nutrienti che fino a ieri viaggiavano su treni di vecchia classe. Oggi invece possiamo dire che l'alta velocità è arrivata anche nel nostro sangue e questo è molto importante perché noi vedremo come oggi è necessario arrivare molto più velocemente e con risposte molto più rapide alla risposta dei problemi delle persone. Quindi noi pensiamo al fatto che l'ossigeno arriva prima. Che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio nelle persone che soffrono di carenze di globuli rossi arrivare più volte più velocemente compensa la carenza per esempio nelle forme anemiche. Può essere utile per esempio nei soggetti che hanno problematiche di dispnea come negli anziani, che questo aiuta in maniera importante. Può essere utile nel giovane che fa sport perché chiaramente il consumo di ossigeno aumenta sotto sforzo e quindi chiaramente questo prodotto può portare più ossigeno in tempi molto più rapidi. E poi può essere utile anche per l'estetica, perché voi sapete che l'ossigeno portato nei tessuti ci porta ad un invecchiamento molto ma molto più lento. Molte persone mi chiedono se questo prodotto può essere sicuro dal punto di vista degli eventuali danni che può creare all'organismo. Io vi assicuro assolutamente che non c'è nessun tipo di rischio, perché qui non alteriamo nessuna cellula, non la facciamo cambiare, non gli creiamo dei meccanismi di scompenso, anzi la cellula è sempre la stessa, molto più vitale di prima e con capacità maggiori di prima. Quindi rassicuro e tranquillizzo tutti quelli che fossero preoccupati degli eventuali effetti collaterali di questo prodotto. Effetti collaterali non ne esistono. Un altro quesito molto importante è quello legato allo sport. Questo prodotto ha un'efficacia enorme per gli sportivi. Ce l'ha per una serie di ragioni ovvie, perché il consumo di ossigeno nello sport è assolutamente enorme e quindi anche negli sforzi di breve durata il consumo dell'ossigeno è essenziale a compiere un atto sportivo in maniera ottimale. Questo dà la possibilità di far viaggiare il sangue in maniera ancora più veloce e quindi chiaramente porta più ossigeno in tempi molto più rapidi. In questo caso però, e lo dico da medico sportivo e da medico di UEFA e FIFA dal punto di vista delle associazioni sportive che rappresento, non rappresenta nessun rischio dal punto di vista doping, in quanto non vi è alterazione né della cellula del globulo rosso né tantomeno vi è aggiunta di altre cellule di altro tipo. È lo stesso che funziona meglio e in tempi più rapidi.